Facciamo un aggiornamento di calciomercato Inter perché ci sono delle notizie e soprattutto oggi è il 1° luglio, quindi si apre un nuovo bilancio, si apre una nuova stagione sportiva di fatto e da oggi sono quindi ufficialmente svincolati e quindi non più sotto contratto con l'Inter quei calciatori che abbiamo salutato nelle scorse ore: Jan Sommer, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij e Matteo Darmian. 4 AD molto significativi per quello che hanno rappresentato dentro il gruppo Inter in questi anni, anche se poi nell'ultima stagione 25-26 il loro impatto sul campo è stato contenuto e quindi questo apre a delle riflessioni, ecco, anche sul mercato che vorrei fare con voi in questo nuovo contenuto di oggi. Ben ritrovati amiche e amici interisti, invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrizione al canale, vi aspetto nel club di Passione Inter, qui in alto il QR code da inquadrare. Intanto è arrivato l'annuncio ufficiale del rinnovo di Eric Mkhitaryan, quindi per 4 veterani che se ne vanno, uno viene confermato in rosa ed è il treno armeno. Anche questo ha acceso delle discussioni su un giocatore che però all'interno del gruppo è un elemento sicuramente molto importante. Dall'altro lato, come detto, 4 AD significativi, 4 AD che, come riporta Calcio e Finanza, liberano circa 20 milioni di euro di costi a bilancio tra stipendio lordo e ammortamento dei singoli calciatori. Risorse importanti che però andranno chiaramente reinvestite, perché ovviamente dall'altro lato questi 4 AD liberano uno spazio a bilancio, sì, ma liberano anche 4 slot all'interno della rosa nerazzurra, a cui aggiungere anche Denzel Dumfries. E dunque vi riporto la grafica che stiamo tenendo aggiornata in questi giorni e terremo aggiornata durante il mercato qui su Passione Inter. Ecco, questa è la situazione attuale della rosa dell'Inter, dove vediamo già delle caselle rosse con la porta, la difesa soprattutto, a cui bisogna aggiungere anche la casella arancione tendente al rosso di Benjamin Pavard, che è in uscita dall'Inter. Non è nei piani dell'Inter reintegrare il difensore francese, ed è una situazione simile a quella di Aslani a centrocampo, dove però la differenza è che il centrocampo dell'Inter è al momento ben più affollato, se consideriamo il rinnovo di Mkhitaryan, il riacquisto di Aleksandar Stankovic, l'arrivo di Massolen che era stato acquistato a gennaio scorso, e ci sarebbe anche quel talento Akin Sammiro che però risulta essere nella lista dei partenti. Mentre sulla destra Dumfries lo mettiamo in rosso, con Luis Enrique e Diouf che al momento si prendono quello slot lì nel ruolo di esterno. Quindi la situazione che balza soprattutto all'occhio in questo momento è chiaramente quella della difesa, dove il reparto è un po' ridotto all'osso alle spalle dei bastoni Carlos Augusto, Akanji e Bissek. Difesa dove lo stesso Ausilio ha detto nelle scorse ore che arriveranno 2 difensori. E a proposito di difesa, a proposito di difensori in arrivo, oggi il quotidiano Messaggero Veneto, che è un quotidiano piuttosto vicino e informato sull'Udinese, torna a parlare di Solé e parla di un Solé che si sta raffreddando per l'Inter, perché l'Inter avrebbe dei dubbi a quanto pare sulla tenuta fisica, sulle condizioni fisiche del giocatore, che arrivava da problemi prima dell'Udinese, e un giocatore che dovrebbe poi garantire tante partite di alta intensità nell'Inter in giorni molto ravvicinati, anche se poi c'è da dire che con l'Udinese in realtà Solé non ha avuto particolari problemi, se non qualcosina a livello muscolare, ma saltando pochissime partite e giocando tanto. Quindi nel frattempo pare che si stia inserendo anche il Como addirittura su Solé, Como che stava valutando anche quel Cialoba del Chelsea, anche qui accostato all'Inter. Questo è un messaggio interessante, il fatto che Inter e Como si stiano muovendo molto su obiettivi comuni. Comunque, nel frattempo, l'altra novità riguarda invece l'esterno, dove l'Inter sta ragionando sul possibile sorpasso al Napoli nella corsa a Kalaili, l'esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise. Anche qui però c'è un attimo da discutere, poi da allargare la discussione, perché pare che il Napoli avesse raggiunto un accordo col giocatore già qualche giorno fa, attorno a un ingaggio di 1.500.000, 1.800.000 euro circa, sotto comunque ai 2 milioni di euro all'anno, cifra che è alla portata, diciamo è sostenibile per quelli che sono gli standard dell'Inter, che non avrebbe problemi a dargli uno stipendio più alto, soprattutto nel momento in cui arriverebbe a fare il titolare. Anche per Palestra si parlava di circa 2 milioni e mezzo di euro all'anno di ingaggio, quindi l'Inter quelle cifre le può dirottare su Kalaili e potrebbe prendersi quindi la preferenza del calciatore con un ingaggio più alto. Dall'altro lato l'Union Saint-Gilloise, la squadra che controlla il cartellino, dovrebbe dare il 15% della cessione alla sua ex squadra,
e in più intravede all'orizzonte una possibile asta per il suo calciatore, quindi avrebbe a quanto pare aumentato la valutazione da quelli che erano forse circa 24-25 milioni di euro fino a quasi quota 30 milioni di euro. Cifra sicuramente importante, considerevole, ma anche qui se tu hai scelto quel calciatore e lo ritieni il tuo innesto giusto, non fa tutta questa differenza salire dai 24, 25 a 30 su un giocatore a cui daresti un contratto di 5 anni, verosimilmente, e soprattutto un giocatore che ha 21 anni, quindi anche molto, molto giovane. Per cui sono questi dei movimenti secondo me molto interessanti e queste sono delle ore importanti perché Ausilio ha pubblicamente cercato anche un po' di raffreddare queste voci in queste ore e inevitabilmente adesso sarà una fase del mercato un po' più dietro le quinte, un pochino meno mediatica anche, meno chiacchierata per l'Inter che dovrà per forza di cose agire un po' di più nell'ombra in questa fase dopo le tante notizie e le tante cose che sono successe in questo avvio di mercato in cui anche Curtis Jones del Liverpool, su cui l'Inter si è esposta, è diventata un'operazione difficile considerando le richieste del Liverpool e i tentativi di inserimento anche del Nottingham Forest, per esempio, non solo che chiaramente però non ha l'appeal che può avere l'Inter, almeno non so se può cambiare qualcosa nell'idea di un inglese, ma Nottingham Forest, con tutto rispetto, ecco, non può avere l'appeal dell'Inter da questo punto di vista. Comunque, Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, che non ha fretta, ha detto pubblicamente, perché lo abbiamo ripetuto anche in diretta, comunque anche l'anno scorso il colpo migliore è stato Akanji, poi è arrivato a fine mercato. C'è da dire però, ecco, che dall'altro lato non c'è fretta, ma può voler dire anche che dopo l'assalto fallito a Palestra si sta effettivamente rivalutando un po' la strategia del mercato, ovvero se concentrare la maggior parte del budget su un unico profilo ritenuto prioritario, più importante e completare il mercato poi con altre occasioni, oppure se mettere il budget su più calciatori. Altrimenti, ripeto, se Calaili ti ha convinto lì sulla destra, ci stai lavorando dopo che ti è stato proposto e ti piace, ecco, il momento di arrivare agli affondi finali si avvicina sempre più, perché comunque poter mettere in rosa i nuovi innesti già per l'inizio del ritiro sarebbe una grossa mano, darebbe una grossa mano a Christian Chivu e nel frattempo noi vediamo anche che le rivali si stanno già muovendo, perché la Juve ha fatto un affare molto alla Carnevali prendendo Ekator dal Genoa, bel giocatore, nonostante l'arrivo tra l'altro del nuovo settlement agreement con la UEFA e di una nuova multa con l'UEFA. Il Milan ha preso la punta da 75 milioni con Gonzalo Ramos, poi vediamo cosa succederà con Jorge Mendes e tutti gli altri affari. Sono squadre comunque che si muovono in un momento dove tra l'altro non hanno nemmeno la vetrina della Champions League da poter utilizzare, e è vero anche che loro sono arrivate dietro e quindi hanno più bisogno di intervenire sul mercato per rinforzarsi, ma l'Inter si è guadagnata un vantaggio, ecco, che su queste altre rivali, che è il momento magari anche di capitalizzare. Potresti sfruttarlo, ecco, in quest'estate di mercato, come dicevamo. Nel frattempo, in Spagna insistono molto sul Real Madrid che vuole Bastoni, valutazione da 60 milioni di euro, secondo quello che dicono in Spagna. Il direttore di AS, addirittura quotidiano molto vicino al Real Madrid, si è sbilanciato dicendo che una volta completate alcune cessioni partirà l'assalto e l'affare si può fare davvero con il giocatore che vuole andare e l'Inter che è disponibile ad ascoltare. C'è da dire che intorno a Bastoni in queste ore si è acceso un nuovo caso che, lo ricordiamo, ecco, un avviso di garanzia e un'indagine non significa che il giocatore è colpevole, ecco. Però è inutile adesso anche, anzi, sto vedendo tante cose, mi è venuto in mente, inutile adesso accendersi tra tifoserie in base alla squadra che tifi, è colpevole o è meno colpevole in base alla squadra che tifiamo. Ecco, questo non ha assolutamente senso. Di sicuro però è un'altra vicenda che, come abbiamo visto anche con altri calciatori, ti condiziona un po' anche sul mercato come appeal lato calciatore, per non parlare poi di quelle che possono essere le conseguenze anche personali sul giocatore che comunque quest'anno ne ha vissute parecchie. Mi sembra un po' troppo esagerata comunque la portata mediatica anche di alcune prime pagine di alcuni quotidiani che stanno dando a questa notizia, soprattutto se poi all'interno del quotidiano stesso, negli articoli, viene già un pochino ridimensionata questa vicenda. Però la cosa più giusta da fare, secondo me al momento, è attendere la giustizia, attendere i prossimi sviluppi e non sbilanciarsi troppo. Di sicuro però, come dicevo, è una vicenda che anche in termini di appeal sul mercato qualcosina cambia. Fatemi sapere che ne pensate, mi raccomando,
raccomando, vi aspetto nei commenti, così poi stasera in diretta alle 19:30 ne parliamo insieme e stasera vi porto un altro approfondimento live nell'appuntamento delle 19:30. Vi lascio con un altro approfondimento nel frattempo da ascoltare. Per chi ci ascolta in podcast trovate il link in descrizione, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.